Quali sono gli aspetti che guardo quando visito un appartamento? Gli aspetti che spostano il mio personalissimo ago della bilancia verso il fare un'operazione di trading immobiliare? Vediamolo insieme all'interno del video. Ma prima lascia che mi presenti, Guido Spanò, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari esclusivamente sul libero mercato. Ma iniziamo subito. La prima cosa che guardo quando visito un appartamento è legato al fatto che si possa mantenere la distribuzione degli ambienti originali. Sì, perché come ti ho raccontato in altri miei video, all'inizio io consideravo in maniera forse non del tutto sbagliata ogni appartamento come se fosse un diamante grezzo e quindi passavo comunque molto tempo a lavorare su tutte le idee per poterlo valorizzare a pieno, quindi partendo dall'idea più classica, più semplice, che è quella di abbattere la parete che separa il soggiorno dalla cucina per fare un ambiente unico, spazioso, un ambiente living che magari recuperasse anche una parte più o meno generosa di corridoio. Ma questo non riguardava soltanto il soggiorno, la cucina, ma riguardava anche altre stanze, perché cercavo anche di lavorare per dimensionare in maniera più ottimale le dimensioni delle camere, quindi magari se c'era una singola che non era singola, magari era leggermente sotto le dimensioni previste per legge di 9 metri quadrati per essere una singola, ragionavo anche sull'allargarla e così quindi ragionavo su un'ottimizzazione degli spazi, recuperare i corridoi. Per carità, tutte queste cose sono giustissime e molto spesso aumentano anche di parecchio il valore dell'immobile. Però sono degli interventi che da una parte costano soldi, perché è vero che la demolizione di per sé non ha un costo eccessivo, ma lo smaltimento comunque ha un altro costo, è sicuramente più importante, soprattutto se stai facendo un'operazione a un piano alto. I costi di smaltimento aumentano, come anche i costi di adeguamento, per esempio degli impianti, dell'impianto elettrico. Quello che attualmente valuto è una distribuzione efficiente degli spazi, un appartamento in cui non devo buttare giù una parete, non devo neanche buttare giù una spalletta, quindi non devo fare nessun tipo di intervento di quelli descritti prima. Per darti la descrizione di un appartamento è quello in cui entri, sulla sinistra hai un bel soggiorno, sulla destra hai una cucina di dimensioni valide, magari anche il disimpegno della zona notte sia già efficiente, quindi ci sia un piccolo spazio che porti alla camera da letto matrimoniale, alla camera singola e al bagno. Per passare a un altro aspetto fondamentale che valuto è la presenza dei doppi vetri all'interno dell'appartamento. Qui vorrei fare una precisazione: ovviamente se ci sono degli infissi già sostituiti in PVC è ovviamente meglio, però la cosa che ho notato, quindi sulla base della mia esperienza, è che molto spesso gli infissi in doppio vetro non vengono fatti pesare sul prezzo di richiesta, anche perché molto spesso il doppio vetro è stato messo sempre molti anni prima della data di messa in vendita dell'appartamento, mentre invece gli infissi in PVC molto spesso sono stati cambiati più recentemente e quindi possono essere inseriti all'interno del costo di vendita. In altre parole, avrai un prezzo più alto e ti troverai a dover negoziare anche per questo maggior valore. Quindi la cosa che ti consiglio, chiaramente non per tutte le operazioni di trading immobiliare puoi lasciare i doppi vetri, ma molto spesso capita, se comunque non tratti fasce di prezzo eccessivamente elevate, che puoi ristrutturare un appartamento, anche rifare gli impianti, ma lasciare i doppi vetri, quindi magari semplicemente carteggiare gli infissi, cambiare la maniglia e ti ritroverai comunque degli infissi che sono validi, e ti assicuro che molto spesso al cliente basta che ci siano i doppi vetri, quindi l'importante è che non ci siano i vetri singoli, quelli proprio legati a un passato decisamente remoto. E per finire, l'ultimo aspetto a cui presto particolare attenzione è quello relativo alla presenza di impianti già rifatti. Allora, questo riguarda molto spesso l'impianto elettrico, che per via dei costi è quello che più facilmente potrai
trovare rifatto, ma talvolta capita di trovare rifatto anche l'impianto idraulico, quindi trovare il bagno rifatto. Ecco, la cosa qui su cui ti invito a fare attenzione per quanto riguarda l'impianto elettrico è che chiaramente l'impianto sia fatto bene, perché proprio ieri ti parlo proprio di un'esperienza recentissima. Sono andato a vedere l'ennesimo immobile e l'agente immobiliare mi diceva che l'impianto era stato rifatto, però oltre a questa affermazione, controllando le placchette erano ancora quelle degli anni 70, quindi questo lasciava presupporre che anche se fosse stato fatto questo intervento era stato fatto in maniera molto leggera. In effetti nella cucina era presente una placchetta nuova, però erano presenti anche delle canaline esterne, quindi mi raccomando che se l'impianto è stato rifatto, l'impianto elettrico, che non ci siano tracce visibili, quindi l'impianto deve essere stato rifatto sotto traccia, deve essere invisibile, altrimenti come percezione, soprattutto se vai a valorizzare o addirittura a ristrutturare l'immobile, l'estetica si presenta in maniera del tutto sbagliata con le canaline esterne, e questo vale anche per l'impianto termoidraulico. Molto spesso si trovano dei tubi nuovi ma non messi sotto traccia per quanto riguarda i termosifoni, e qualche volta questo riguarda anche l'impianto idraulico. Spesso sono state rifatte le tubature ma non sono state cambiate le piastrelle, ma la cosa fondamentale è che ci sia certificazione, perché ti ricordo sempre che se l'impianto è stato rifatto e tu non lo vai a verificare, cosa che comunque ti consiglio sempre di fare anche se è stato rifatto, poi la responsabilità della rivendita ricade su di te. Quindi mi raccomando, anche se l'impianto è stato rifatto, fagli fare sempre un controllo. Questo vale a maggior ragione per l'impianto idraulico, perché chiaramente in caso di problemi all'impianto idraulico sono gravi ovviamente sia i problemi all'impianto elettrico sia a quello idraulico, ma nel caso dell'impianto idraulico i problemi sono tecnicamente più difficili da identificare. Questi, diciamo così, sono gli aspetti che spostano il mio personalissimo ago della bilancia verso il fare un'operazione di trading immobiliare. Detto questo, come sempre ti ringrazio, metti like, iscriviti al canale, fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti e qual è la tua esperienza durante la visita di appartamenti di questo tipo. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e alla tua prossima operazione immobiliare.